Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial quest'oggi andremo a realizzare assieme questo abito molto romantico. Ho scelto appunto due colori molto delicati e un motivo molto semplice che però è molto bello dall'effetto appunto pizzo e è consigliabile la lavorazione anche a chi è principiante, quindi tutti lo possono fare con facilità perché vedrete che sia il progetto, il modello da realizzare sia il punto fantasia sono molto semplici e se mi seguirete passo passo sono sicura che riuscirete a realizzarlo. Si tratta di un abito realizzato in top down, che io ho iniziato a lavorare dalla parte alta del collo, del décolleté diciamo, perché questa parte qui è quella che cinge le nostre spalle e quindi ho lavorato un primo pezzo dall'alto verso il basso e ho lavorato una prima fascia. Poi ho, come vedremo dal video, lasciato in sospeso gli scalfi per il passaggio delle braccia e ho continuato la lavorazione in tondo circolarmente scendendo strada facendo, ma vedrete appunto che è tutto semplicissimo e vi spiegherò passo passo come realizzarlo. Per questo vestito io ho utilizzato soltanto 300 grammi scarsi di cotone. Ho utilizzato il cotone Drop Safran che ha appunto un metraggio importante, all'incirca una matassina da 50 grammi è 160 metri e ho utilizzato per la lavorazione principale l'uncinetto del 3,5. Potete utilizzare se volete anche un altro tipo di filato, naturalmente vi consiglio appunto di attenervi a un filato che abbia un metraggio simile al mio se volete appunto un effetto così più delicato, più effetto pizzo, perché con un uncinetto più grosso e con un filato più grosso insomma la lavorazione è meno raffinata a mio avviso per questo abito. Allora io ho utilizzato 3 gomitoli del colore 18 che è questo appunto tinta crema, tinta burro, e ne ho utilizzati 3 gomitoli più l'inizio di un quarto e di questo appunto color tortora ho utilizzato 2 gomitoli e l'inizio soltanto di un terzo. In totale l'abito pesa 300 grammi, quindi è leggerissimo. Poi vi lascio comunque in info box in descrizione appunto nei dettagli la quantità per la taglia appunto che è una S. Poi ho utilizzato un uncinetto del 3,5, una forbice, un ago da lana per nascondere le codine e qualche segnapunti, qualche marker appunto per fissare poi i miei punti necessari per gli scalfi delle braccia. Sotto all'abito naturalmente io indosso una sottoveste. Io ho acquistato 3 anni fa questa sottovestina ed è in maglina, è leggerissima, è color carne, vedete, e quindi la adatto benissimo sotto ai miei vestiti estivi. E è un colore appunto che si adatta bene anche sotto ai colori chiari, quindi naturalmente ci vuole perché indossiamo un abito traforato e quindi la sottoveste è necessaria. Potete realizzarla da voi oppure trovare una sottoveste, appunto se ne trovano anche a prezzi veramente molto bassi. L'abito è realizzato in top down, quindi è una lavorazione che si inizia a lavorare dall'alto verso il basso. Non vi darò delle misure di catenelle che ho montato io perché vorrei che ognuna di voi lo costruisse in base alla propria taglia e alla propria fisicità. Quindi anche perché appunto molto spesso succede che mi usate un filato diverso da quello che utilizzo io e va benissimo, però filato, numero di uncinetto diverso, la mano di lavorazione, la tensione del lavoro di ognuno di noi fa sì appunto che poi il progetto abbia anche delle misure diverse, quindi fate in questo modo. Con il vostro filato e il vostro uncinetto montate un numero di catenelle che abbracci la vostra circonferenza delle spalle, naturalmente tenendo conto anche del giroseno che è la parte diciamo in genere che è la circonferenza più ampia. E quindi regolatevi non soltanto sulle spalle, ma se avete appunto un seno abbondante cercate appunto di tenervi un po' più morbide con le catenelle. Le catenelle montate dovranno essere multiplo di 8
e dovranno darvi dei motivi di numero pari possibilmente, perché poi andremo a dividere la parte davanti e la parte dietro. Non fa nulla se avete dei motivi dispari, eventualmente il motivo in più delle due metà lo potete collocare sulla parte del davanti, poiché appunto il seno porta via dei centimetri e perciò si può distribuire lasciando appunto un motivo in più nella parte davanti quando andremo a fare la divisione. Quindi montate un numero di catenelle intorno appunto alla circonferenza delle vostre spalle, tenendovi morbidi se avete un seno abbondante. Lavorate il motivo come nelle indicazioni che vi darò del punto fantasia. Io vi dico subito che ho fatto 3 tentativi prima di iniziare a lavorare definitivamente questo modello, perché un conto è montare una catenella iniziale e provarla, bisogna sempre montare un pezzettino e provarlo addosso intorno alle nostre spalle. Calcolate poi che anche il cotone comunque poi usandolo cede un pochino e quindi poi diventa più morbido. Allora montate queste catenelle, avviato il progetto con il nostro punto fantasia, io ho lavorato per 8 cm una fascia intorno alle spalle, che è questa prima parte, vedete? Dopodiché ho messo i miei marker, come vi farò vedere nel video tutorial, e ho diviso appunto con dei marcapunti il passaggio per le braccia. Ho montato delle catenelle. Poi appunto vedete qui sotto io ho messo i marker in 4 punti per i 2 davanti e i 2 dietro per lasciare il passaggio delle braccia. Ho montato una catenella che mi passa sotto appunto all'ascella, che mi copre la circonferenza poi del busto, e ho continuato la lavorazione in tondo fino alla fine. Quindi in totale la lunghezza del mio abito per la mia altezza è 78 cm e lo porto appunto un pochino più su del ginocchio, e qui va a gusto personale di ognuno di noi. La mia manica è lunga 23 cm e anche qui poi una volta che ho lavorato appunto il vestito in lunghezza ho ripreso la lavorazione in tondo delle braccia. A chi piace può anche lasciarlo così, quindi più estivo, con soltanto appunto con la copertura della spalla e il braccio fuori. Io comunque, per portarlo anche nella stagione così di maggio, nella mezza stagione, ho continuato la lavorazione della manica in tondo e poi ho ampliato la mia manica nei 2 giri di lavorazione finale e l'ho appunto ampliata per renderla un po' a campana, perché mi piace molto la manica fatta così. Qui poi ognuno può scegliere come eventualmente sviluppare il proprio lavoro. Vi faccio vedere anche un po' in centimetri che cosa ho fatto. Allora, ho lavorato innanzitutto una prima parte con il color burro e ho lavorato per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivi. Io conto le conchigliette di questo motivo di punto fantasia, vedete questa conchiglietta qui. Quindi ho lavorato per 10 centimetri, per 10 motivi, scusate, che corrispondono a 23 centimetri. Poi dopodiché ho inserito un cambio di colore e ho fatto 2 motivi di conchigliette ed esattamente 6 cm con questo color tortora. Poi ho ricambiato di nuovo colore, ho fatto altri 2 motivi di conchiglie, quindi altri 6 cm con il color burro. Poi ho lavorato, diciamo, la parte che cinge i fianchi, quindi con il colore più scuro che sfila anche di più, diciamo, la figura, e ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 motivi con il colore di contrasto per 33 cm. E poi la fascia finale, vedete, ho di nuovo cambiato il filo per fare appunto una fascia di pizzo di color crema, 1, 2, 3, 4 motivi a conchiglie e in totale 9 centimetri. Io ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 3, però per chi è molto sfiancato, chi vuole appunto, può eventualmente restringere un attimino la fascia intorno ai fianchi cambiando uncinetto e lavorando per una fascia, diciamo questo un bel pezzettone con l'uncinetto del numero 3 per restringere eventualmente il punto fianchi. Ora andiamo a vedere come iniziare il nostro progetto. Una volta montate le mie catenelle di base, le vado a chiudere in tondo unendole con una maglia bassissima. Vi ricordo appunto che il motivo del punto fantasia iniziale che andiamo a fare è multiplo di 8
e vi raccomando di prendere appunto bene le vostre misure, di montare un numero di catenelle multiple di 8 e fare attenzione di ottenere dei motivi di numero pari, quindi il numero di catenelle montate diviso 8, il numero che esce deve essere un numero pari, perché poi appunto questo mi servirà per la suddivisione per mettere il marcapunti appunto per ottenere gli scalfi delle braccia. Allora, con l'uncinetto del 3,5, quindi avviate le mie maglie e chiuse in tondo, mi alzo con 3 catenelle, salto 1, 2, 3 catenelle di base e nella quarta effettuo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo una maglia alta non chiusa, rientro nello stesso spazio, una seconda maglia alta non chiusa e chiudo tutte queste appunto 3 maglie insieme e mi sia venuta appunto a formare una nocciolina. Faccio 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo nuovamente una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto 3 spazi di base, quindi 1, 2, 3 e nel quarto effettuo una maglia alta. Questo è il motivo che noi andremo a ripetere lungo tutta la circonferenza delle maglie montate. Lo rivediamo assieme, quindi filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 spazi di base, entro nel quarto ed effettuo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio ed effettuo una seconda maglia, una maglia alta non chiusa e rientro all'interno dello stesso spazio, un'altra maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio ed effettuo un'altra maglia alta, salto 1, 2, 3 spazi di base, entro nel quarto ed effettuo una maglia alta. Quindi questi sono i motivi appunto che io devo andare a formare lungo tutta la mia circonferenza. Terminato il mio giro e effettuata il mio ultimo motivo, praticamente mi vado ad agganciare con una maglia bassissima, sotto mi resteranno appunto 3 catenelle di spazio e io mi andrò ad agganciare con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle che ho effettuato iniziali e quindi vado a completare così il mio motivo. Ora mi alzo con 2 catenelle e ne faccio altre 3, 1, 2, 3, quindi in totale appunto faccio 5 catenelle. Entro nella testa della nocciolina ed effettuo una maglia bassa, in questo modo, 3 catenelle, entro nella maglia bassa che è il paletto di separazione, nella maglia alta scusate, che è il paletto di separazione tra i due motivi ed effettuo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nella testa della nocciolina ed effettuo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nel paletto di separazione dei due motivi a ventaglietto ed effettuo una maglia bassa. Quindi proseguo così per tutto il mio giro, alternando appunto queste 3 catenelle e questa maglia bassa che una volta farò all'interno sopra la testa della nocciolina, come ho fatto adesso, ed altre 3 catenelle andrò a farle nella maglia alta che è il paletto di separazione tra i due motivi, quindi 3 catenelle, una maglia bassa sopra la testa della nocciolina, 3 catenelle e una maglia bassa sopra il paletto della maglia alta che divide i due motivi. Proseguo così per tutto il mio giro. Fatte le mie 3 catenelle mi vado a agganciare alla seconda catenella delle 5 iniziali che avevo effettuate
e mi vado a chiudere, ad agganciare, chiudo il tutto con una maglia bassissima. Mi alzo ora con 3 catenelle, 1 2 3, più ne effettuo altre 3, 1 2 3, quindi un totale sono 6 catenelle, perché 3 serviranno appunto, saranno il paletto della mia maglia alta, poi dove appunto andrò a chiudere il giro. Quindi fatte le mie 6 catenelle, vado dove ho fatto la prima maglia bassa, quindi sopra la testa della nocciolina avevo fatto una maglia bassa, qui in questo punto vado a farmi una maglia alta. Quindi ora andrò a fare delle maglie alte alternate da 3 catenelle sopra a tutte le maglie alte e maglie basse che prima avevo effettuato, quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto, dove prima ho fatto la maglia bassa vado a farmi una maglia alta, 2 3 catenelle, dove prima ho fatto la maglia bassa mi vado a fare una maglia alta. Vedete, in questa maniera io vado a formarmi tutti questi quadrettini, quindi faccio altre 3 catenelle, filo sull'uncinetto e dove ho fatto appunto prima la maglia bassa vado a farmi una maglia alta, 3 catenelle, dove prima avevo fatto la maglia bassa sopra la testa della nocciolina mi vado a fare un'altra maglia alta e proseguo così per tutto il mio giro, alternando 3 catenelle e una maglia alta. Completate le mie 3 ultime catenelle, mi vado ad agganciare nella terza catenella delle prime 6 eseguite con una maglia bassissima, quindi chiudo il giro in questo modo. Il mio punto fantasia è completato e quindi non dovrò fare altro nei giri successivi che andare a ripetere la sequenza di questi 3 giri, che sono appunto molto semplici, e il motivo appunto che ne esce secondo me è veramente favoloso, cioè molto semplice, ma l'effetto appunto è bellissimo, perché a ripetizione questo motivo dà proprio un effetto di pizzo. Allora andiamo a ripetere quello che è il primo giro che vi ho fatto a vedere, giusto per ripartire. Quindi mi alzo con 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado appunto nel punto dove ho effettuato la mia prima maglia alta, entro dentro e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso punto, faccio una maglia alta non chiusa, rientro e faccio una seconda maglia alta non chiusa e inizio appunto a formare la mia nocciolina, chiudo le 3 maglie insieme, formato così la mia nocciolina, dopodiché faccio altre 2 maglie, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, dopodiché rientro nella maglia alta di base successiva e faccio una maglia alta. Quindi vado a ripetere nuovamente quello che era il mio primo giro. Quindi filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta successiva, entro dentro, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro all'interno dello stesso spazio, una maglia alta non chiusa, scusate, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte le 3 maglie ora assieme, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio una maglia alta e poi un'altra maglia alta sopra la maglia alta successiva. Vado così adesso a ripetermi questa sequenza di questi 3 giri. Con la lavorazione di questo punto fantasia dovrete proseguire per circa 10-11 cm. Vedete poi il punto quando si indosserà, questo sarà la parte appunto alta del décolleté e il motivo verrà visto ribaltato da come lo state lavorando voi lo state lavorando appunto con i ventaglietti rivolti verso su, poi il nostro abito praticamente verrà indossato dalla parte del décolleté
con i motivi rivolti verso il basso. Adesso vi faccio vedere quindi un po' di misura. Quindi questa è la parte alta del mio abito, che poi vabbè io alla fine sono andata a rifinire con delle cappette che poi vi farò vedere, e questo appunto è il punto del motivo fantasia che sono andata a realizzare. Quindi io ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5 motivi che mi corrispondono circa a 11 cm di lavorazione, quindi 11 cm di lavorazione. Ve lo faccio vedere con un altro abito che sto realizzando, appunto, che forse magari capita meglio, visto che è ancora in fase di lavorazione. Io devo andarmi a realizzare adesso questa prima parte, che è di circa 10-11 cm, che è quella appunto che andrà a posarsi intorno alle spalle esternamente. Il consiglio che io vi do ovviamente è quello di fare una campionatura iniziale e di provarlo più volte mano a mano che lo lavorate, quindi di mantenerlo leggermente più morbido rispetto alla circonferenza delle vostre spalle e di provarlo. Questo è importantissimo. Io prima di passare alla lavorazione definitiva dell'abito penso di averlo fatto almeno 2 o 3 volte disfatto, perché appunto è importante partire con la misura iniziale giusta. All'inizio l'avevo lavorato un pochino troppo largo, quindi poi l'ho rifatto, la seconda volta l'avevo fatto troppo stretto, quindi bisogna un attimo anche testare il tipo di filato in base anche alla vostra mano di lavorazione e appunto fare una campionatura assolutamente per poi provarlo. Allora adesso noi, una volta quindi effettuata la prima parte dei nostri 4-5 motivi, che potrebbero essere anche 6, valutate sempre voi in base appunto anche alle vostre dimensioni, se siete più alte, se siete più piccoline, quindi avrete bisogno magari di uno spazio più ampio o più stretto, e una volta appunto decisa la misura appunto che giusta, insomma, che mi sembra necessaria, che ricopre appunto il bordo intorno alle vostre spalle, adesso dovremo mettere i marcapunti per dividere la parte, appunto per fare gli scalfi delle braccia, e soltanto alla fine della lavorazione del vestito andremo a lavorare in tondo le nostre maniche. Per la suddivisione appunto con i marcapunti, per lasciare appunto questo passaggio qui che servirà il passaggio delle braccia, ovviamente dovrete avere dei motivi, come vi dicevo all'inizio, ottenuto dei motivi pari, e dovete appunto dividere in modo simmetrico la parte destra con la parte sinistra. Ovviamente io ho fatto così, appunto ho messo i miei marcapunti sulla testa di questa nocciolina, calcolando appunto 1, 2, 3 ventaglietti lasciati da questo lato, e ho fatto la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3 ventaglietti per la parte dietro. Quindi ho messo il marcapunti qui in corrispondenza più o meno della testa della mia nocciolina. Io ovviamente ho finito il motivo con il giro di maglie alte, quindi il marcapunti lo devo mettere sull'ultima maglia, sopra la testa di questa nocciolina, in corrispondenza della maglia alta esterna che ho effettuato. E poi farò la stessa cosa per l'altra parte, quindi ho lasciato 3 motivi a nocciolina, 1, 2, 3, questi 3 ventaglietti, vedete? E quindi mi sono andata a mettere il marcapunti qui in corrispondenza della testa della nocciolina, però sulla mia maglia alta, e poi ho messo un marcapunti sempre contando i 3 motivi qui sulla testa della nocciolina in corrispondenza della maglia alta, facendo in modo che i motivi della parte centrale siano dello stesso numero dei motivi appunto della parte del dietro, e questo appunto l'avrò
facendo appunto dei motivi di punto fantasia iniziali di numero dispari, appunto sarà possibile fare questa suddivisione. Vi do le misure, quindi con il metro io per lo scalfo piegato a metà ho lasciato 7 cm di spazio, che ovviamente per 2, cioè sono 14 cm per tutto il passaggio della manica, e quindi questo, cioè, è una misura indicativa che io vi do, anche perché poi vabbè il cotone comunque cede, perciò da 7 avremmo magari 1 centimetro anche in più, però ovviamente questo non dovete prendere come riferimento questa misura che io vi do, ma la dovete appunto rapportare basandovi sulla vostra taglia e sulle vostre misure. Fate appunto una prova con la suddivisione appunto dei marcapunti, magari lavorate qualche giro, provate il vestito e poi vedete appunto come vi si adatta, anche calcolando appunto la misura del giro appunto del vostro seno, perché ci potrebbe essere chi ha un seno più ampio, chi ha un seno più piccolino, e quindi questo gioca molto sulla decisione della suddivisione appunto dei motivi, ma anche sul montaggio delle catenelle iniziali, perché se avete un seno abbondante ovviamente dovrete montarvi un numero di maglie un po' più grandi magari rispetto alla circonferenza del vostro giro spalle, e eventualmente stringere appunto il lavoro o con un filo elastico o con un cordoncino. Quindi supponiamo che questo sia la fascia da voi realizzata, dovete andarvi a mettere 2 marcapunti dello stesso colore, o insomma 2 segni per dividere la parte davanti, ed fare esattamente la stessa cosa per la parte dietro, facendo in modo appunto che i motivi che lasciate per il lato destro siano uguali ai motivi che lasciate per la parte sinistra, quindi i motivi ovviamente dovranno essere simmetrici, e il numero di motivi centrali davanti e dietro dovrà risultare uguale, o perlomeno magari lasciare, se per caso avete fatto motivi dispari, lasciare il motivo dispari sul davanti, dove appunto c'è la parte del seno che è quella appunto che porta via poi in altezza di più. Una volta fatto questo dovremo andare a montare delle catenelle, quindi vi dovete agganciare con il filo dove avete appunto il primo dei marcapunti e effettuare delle catenelle in questo modo, quindi preparandovi la base di lavorazione per il giro successivo. Il numero di catenelle che andrete a montare da marcapunto a marcapunto, che è quello che vi servirà appunto per il passaggio degli scalfi delle braccia, naturalmente dovrà essere multiplo di 8, perché io continuerò questa lavorazione ancora per un po', e quindi i miei motivi dovranno essere multiplo di 8, e io appunto ho montato un numero di catenelle corrispondente anche alla base che mi trovo in corrispondenza, nel senso che io avevo 1, 2, 3, 4 quadratini per esempio per il prototipo, quindi 4, 8, 12, 16, e mi sono andata a montare per lo scalfo appunto delle braccia 16 catenelle. Se avete un seno abbondante e vi serve un numero di catenelle maggiori, potete montare più catenelle, però fate attenzione appunto che il multiplo dovrà essere sempre di 8, e dovrete sempre ritrovarvi i motivi appunto delle noccioline ovviamente poi corrispondenti nella parte sottostante. Quindi di qua ho montato appunto le mie catenelle, faccio la stessa cosa puntando l'uncinetto dove appunto ho messo il marcapunti, prendo il mio filo e monto le catenelle ovviamente che mi servono, multiple di 8 naturalmente come abbiamo detto, e inizio a montarle fino ad agganciarmi all'altro mio marcapunti. Quindi vado ad agganciarmi con una maglia bassissima dove ho l'altro marcapunti, in questo modo, e quindi ho ottenuto
praticamente le catenelle che mi servono per gli scalfi delle maniche. Si è staccata la catenella, quindi vado a riposizionarla, anche perché poi io da qui continuerò la mia lavorazione, vedete? Quindi ho montato il numero di catenelle necessari, in questo caso, nel caso del mio vestito, le catenelle appunto sono corrispondenti ai motivi che avevo sottostanti, vedete? Quindi 4, 8, 12, 16, 2 motivi di noccioline, e dall'altra parte ho fatto la stessa cosa. Adesso io su questa circonferenza vado a riprendere la mia lavorazione, posso togliermi i marcapunti, e vado a riprendere la mia lavorazione del punto fantasia. Quindi mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia alta successiva, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado a fare la mia nocciolina, altre 2 catenelle di separazione, quindi vado a riprendere la lavorazione lungo tutta la circonferenza, comprendendo appunto le catenelle che ho montato. Come vedete, quindi sono andata avanti a lavorare il mio punto fantasia, poi arrivo dove c'è l'altro marcapunti che posso andare a togliere, in questo modo, per proseguire la lavorazione dove ho la catenella, quindi perché a questo punto io mi stacco dalla parte iniziale dell'abito, e quindi salto 1, 2, 3, 4 catenelle di base e riparto a fare la mia nocciolina, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e le maglie chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, e poi salto 1, 2, 3 spazi di base e nel quarto faccio la mia maglia alta. Quindi proseguo la mia lavorazione del punto fantasia sulla catenella che mi trovo, appunto, che sono andata a montarmi. Quindi riprendo a fare il mio punto fantasia nelle catenelle montate, arrivo all'altro marcapunti, tolgo il marcapunti e proseguo con la lavorazione del mio punto fantasia, riagganciandomi al corpo centrale della prima parte dell'abito che ho realizzato. Quindi vedete, ho lavorato questa prima parte, dopodiché appunto arrivo all'altro marcapunti che posso togliere e proseguo sempre con la lavorazione del mio punto fantasia. Ovviamente, se vedete, i motivi che io vado a fare sono in corrispondenza dei motivi di base che avevo realizzato. Vedete, anche qui quando io vado a distaccarmi, comunque se li metto in corrispondenza, le noccioline risultano sempre in linea. Quindi qui sono nella parte della catenella montata, salto 1, 2, 3 e nella quarta proseguo a fare il mio motivo. 1, 2, 3, 4 e riprendo a fare il motivo del punto, questo lungo tutta appunto la circonferenza del giro. Ho completato tutto il mio punto fantasia, faccio come ho fatto appunto prima per i giri precedenti, e quindi mi vado a chiudere nella terza catenella del primo motivo iniziale con una maglia bassissima, in questo modo qui. Quindi l'effetto ottenuto sarà questo. Quindi io avrò lasciato lo spazio per le braccia e la suddivisione sarà questa, e continuo a lavorare il mio punto fantasia in questo modo qui. Lo vediamo magari meglio dall'abito, che
che sto realizzando in grande, e quindi continuo adesso con la lavorazione del mio motivo. Ecco, allora, una volta realizzata appunto tutta la parte del mio abito, del corpo centrale, andiamo a vedere come si realizzano le maniche. Eravamo rimasti qui appunto dove abbiamo creato la prima parte dello scollo, appunto, che passa intorno alle spalle, lasciando appunto lo spazio per il passaggio delle nostre braccia. Possiamo anche andare a togliere i marcapunti. Io adesso devo prendere il mio abito e andare a lavorare il mio punto fantasia, che è questo appunto che ho realizzato nella prima parte iniziale, e non faccio altro che andare a lavorare il punto così come si presenta, prendendo come riferimento questa circonferenza qui. Quindi adesso io mi aggancerò con il filo magari alla parte che si trova sotto alle braccia, che è diciamo quella che in genere appunto è più nascosta, e andrò a lavorare il punto fantasia tale e quale questo, lo vediamo un attimo assieme nei primi giri, e lo andiamo a lavorare tutto intorno a questa circonferenza, come se fosse appunto, vedete, la circonferenza, come se fosse la circonferenza che usavo prima, intorno a cui lavoravo prima il punto. Quindi sono andata ad agganciarmi con il filo nella parte, diciamo, sotto l'ascella dell'abito. Vedete, qui avevo il marcapunti e di qua l'altro marcapunti, in corrispondenza di una maglia alta. Ovviamente adesso il punto lo andrò a lavorare a specchio, quindi vedete, adesso la nocciolina è ribaltata verso il basso, io andrò appunto a lavorare il punto a specchio. Vi faccio vedere. Allora, vi agganciate con il filo dove avete la maglia alta, quindi fate 1, 2 e 3 catenelle per alzarvi, che corrispondono a una maglia alta. Entrate nel punto che è il centro della nocciolina e fate una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, sempre tutto all'interno dello stesso spazio, un'altra maglia alta non chiusa, andate a chiudermi tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientrate nello stesso punto, fate una maglia alta, vedete che siete andati a fare la nocciolina che è proprio ribaltata a specchio con quella che avete sottostante. Filo sull'uncinetto, vado dove c'è appunto la maglia alta successiva e faccio una maglia alta. E così riparto a fare il mio punto fantasia intorno a tutta la circonferenza. Di qua ho l'altra nocciolina, quindi ho fatto la mia maglia alta, vado dove ho la nocciolina ribaltata, ovviamente faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio, faccio la mia maglia alta non chiusa, la seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte assieme le maglie, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio e faccio nuovamente una maglia alta, passo nello spazio successivo dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta. Quindi per tutto il giro dell'abito, come ho fatto all'inizio della lavorazione del vestito, vado a ripetere lo stesso punto tutto intorno. Allora, vedete, io mi sono agganciata con il filo qui, diciamo più o meno sotto l'ascella, e qui il punto che io andrò a lavorare sarà a specchio per la parte sotto dello scalfo delle maniche. Quando io poi, tra poco vediamo, raggiungerò questo punto dell'angolo, il punto che andrò a lavorare non sarà più a specchio, ma sarà in corrispondenza appunto in linea con la parte iniziale che è quella della manica. Allora, vediamo un attimo. Allora, io ho fatto questa mia nocciolina che è a specchio, poi sono arrivata qui dove c'è il marcapunti che posso andare a togliere.
Allora, ho fatto la mia conchiglietta, diciamo, con la nocciolina e la maglia alta. Mi trovo qui nell'angolino, qui dove ho la nocciolina nell'angolo. Ho fatto la mia maglia alta, quindi adesso vado a fare la mia conchiglietta, perciò una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutti insieme e ho fatto la mia nocciolina, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso spazio e faccio la mia maglia alta. Ho fatto la mia conchiglietta, adesso vado a fare la maglia alta dove ho la maglia alta sottostante, quindi nell'angolo ho riprodotto la mia conchiglia. Ora mi ritrovo appunto nella parte, a dover lavorare nella parte che era quella della spalla, diciamo, e qui non mi trovo più i motivi riportati a specchio perché avevo finito nello stacco con la griglietta, con questa griglietta qui, però appunto sono comunque in linea con il lavoro, perché dove vado a fare adesso la mia prossima conchiglia mi trovo in corrispondenza sotto, se vedete, dell'altra conchiglietta, quindi filo sull'uncinetto, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo assieme tutte le maglie, 2 catenelle di separazione, vado sotto e faccio la mia maglia alta. Nella maglia alta successiva faccio la mia maglia alta, quindi se vedete adesso praticamente il mio punto fantasia è andato a riallinearsi con quella che era la parte alta della manica. Solo nel primo giro della parte che si trova, diciamo, dell'ascella, dello scalfo delle maniche, il motivo del punto fantasia ovviamente verrà a trovarsi ribaltato, ma sarà soltanto, cioè non prendete paura se vedete il lavoro appunto in questo modo ribaltato nella parte sotto specchio, è corretto, quindi dovete completarmi tutto il giro adesso andando ad effettuare la lavorazione nella griglia, facendo attenzione appunto quando vi trovate nell'angolo qui dove c'è il marcapunti, e il motivo del punto fantasia vi si dovrà andare a chiudere da dove l'avete agganciato. Adesso andiamo a vedere come. Allora, come vedete io ho lavorato il punto fantasia tutto intorno alla circonferenza. Questa è la parte alta del décolleté, questa è la spalla, e appunto io mi sono agganciata qui con questo punto fantasia che ho lavorato tutto intorno alla circonferenza. Qui il motivo delle noccioline viene in linea con la parte iniziale del lavoro, qui abbiamo detto con la parte che si trova sotto le ascelle il punto viene per ovvi motivi ribaltato a specchio, e completata la mia ultima nocciolina, che nella parte bassa sarà a specchio con quella sotto, vedete, mi vado ad agganciare con una maglia bassissima nella terza catenella della prima iniziale che ho effettuato, in questo modo qui, e quindi ho chiuso la lavorazione in tondo. Adesso la cosa è semplicissima perché vado a proseguire appunto con la lavorazione del mio punto fantasia, come vi ho fatto vedere all'inizio tale e quale, magari vediamo i prossimi 2 giri e poi appunto completate da soli. Quindi vi alzate con una catenella che corrisponde alla maglia bassa, altre 3 catenelle per un totale di 4, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle. Andate a farmi una maglia bassa nella testa della nocciolina, 3 catenelle e una maglia bassa dove sotto ho la maglia alta di divisione dei due motivi, una maglia bassa, quindi 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Proseguite così, vi ho fatto già vedere appunto all'inizio della lavorazione, proseguite così con questo secondo giro.
Alla fine completate le ultime 3 catenelle, chiudete con una maglia bassissima entrando appunto nella prima maglia del giro effettuata. Adesso facciamo la stessa cosa alternando però le 3 catenelle alla maglia alta, quindi 1 2 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, altre 3 catenelle 1 2 3, quindi in totale 6 catenelle, filo sull'uncinetto, dove ho la maglia bassa sottostante vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, dove ho la maglia bassa vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, dove ho la maglia bassa vado a farmi la maglia alta, quindi proseguo appunto con questo punto per tutto il giro, 3 catenelle e una maglia alta. Fine del mio giro, effettuate le mie ultime 3 catenelle, andate a chiudere con una maglia bassissima nella terza delle prime catenelle effettuate e ripartite nuovamente 1 2 3 che corrispondono a una maglia alta, 4 5 3 catenelle soltanto, quindi in questo caso perché devo andarmi a fare la 1 2 3 devo andarmi a fare appunto la conchiglietta, quindi 3 catenelle per alzarmi, entro in questo punto quindi nella maglia alta successiva e faccio una catenella, 2 catenelle di separazione, a questo punto faccio una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa, chiudo tutte le maglie assieme, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto, vado a completare la mia conchiglietta e nella maglia alta successiva vado a farmi la mia maglia alta e riprendo così con la mia lavorazione appunto di questo punto fantasia formato dalla sequenza di 3 giri. Io ho lavorato la mia manica in tondo per 7 motivi di seguito, quindi 7 conchigliette, 1 2 3 4 5 6 7 che corrispondono circa a 17 centimetri di lavorazione. Dopodiché ho ampliato la mia manica. Vedete, gli ho dato appunto questa forma a campana che mi scende giusto intorno al gomito e quindi ora vediamo come fare quest'ultima parte della nostra manica. Una volta lavorato l'ultimo motivo a conchiglietta della manica, quindi io ripeto ne ho lavorati 7 dal sottobraccio, diciamo, quindi 1 2 3 4 5 6 e il settimo motivo della conchiglietta. Questa è l'altra manica. Vi faccio vedere come fare per ampliare. Soltanto in questo giro, invece che fare le 3 catenelle, facciamo così: 1 2 3 4, la prima è quella che mi serve per alzarmi, faccio sempre le mie 3 catenelle, però le vado a chiudere in modo diverso. Quindi prima andavo a chiudere la catenella sulla testa della nocciolina e poi sulla maglia alta. Ora faccio così: vado a chiudere una maglia bassa nell'archetto, faccio altre 3 catenelle, vado a chiudere nell'altro archetto della nocciolina, altre 3 catenelle e vado a chiudere nella maglia alta. Quindi ve lo faccio rivedere: 3 catenelle, 1 2 e 3, chiudo nel primo spicchietto qui nell'archetto con una maglia bassa, 3 catenelle, chiudo nell'altro spicchietto dopo la nocciolina con una maglia bassa, 3 catenelle e chiudo nella maglia alta che separa le due conchigliette. Quindi procedo per tutto il giro in questo modo. Così facendo vado ad ampliare la mia manica e lavorerò i giri successivi seguendo quello che abbiamo fatto finora per il secondo e il terzo giro. Quindi procedo per tutto il giro in questo modo.
Chiudo il mio giro con le ultime 3 catenelle e facendo una maglia bassissima nella prima maglia effettuata. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono sempre alla mia maglia alta, ne faccio altre 3 e procedo con il giro di quadratini con il secondo giro come abbiamo fatto finora, e quindi vado a fare 3 catenelle e un quadratino laddove trovo la maglia bassa di base sottostante. Quindi dove ho chiuso prima nei giri tutte le mie maglie basse vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, e dove la maglia bassa sottostante faccio la maglia alta, 1, 2, 3, e dove trovo la maglia bassa faccio la maglia alta. Quindi adesso procedo per i giri successivi a costruire i miei motivi come abbiamo fatto finora, perciò tali e quali, e vado a completare con 2 giri finali. Quindi adesso sto facendo i quadratini, poi farò la mia nocciolina e poi riprenderò normalmente a fare l'ultimo giro come abbiamo costruito finora il vestito. Completati i miei 2 giri della mia manica, 2 giri finali, e rifinisco tutto il mio abito girando la manica dalla parte del rovescio e lavorando, guardate, allora questa è la mia manica nella parte del dritto. Io adesso, quando termino il giro, lavoro dalla parte interna della manica per creare un bordino un po' cappettato, e quindi faccio una mezza maglia alta e una maglia bassissima, quindi alterno in ognuno dei punti che trovo sottostanti una mezza maglia alta e una maglia bassissima. Questo dà al mio bordo una bellissima rifinitura molto delicata, in questo modo. Vedete, io ho completato adesso tutto il mio giro e questo è l'effetto del mio bordino, che è molto molto carino. È proprio una rifinitura molto molto raffinata, e la dovete appunto completare, lavorare dalla parte interna della manica, perché poi dalla parte del rovescio esce questo motivo. E ho fatto anche nella parte finale del vestito la stessa identica cosa, quindi ho rifinito il mio abito con questo bordino. Siamo giunti così anche oggi alla fine di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto e che possiate farlo per arricchire il vostro guardaroba. Qui c'è veramente da sbizzarrirsi con i colori. Io ho scelto 2 colori molto delicati, che è quello del color burro o crema, e ho accostato appunto questo tortora che ha appunto un leggero riflesso lilla. E però qui c'è veramente da divertirsi, perché potete sbizzarrirvi con gli accostamenti di colori che preferite. Me lo vedrei molto bene anche un bianco e nero, quindi la parte comunque sempre sopra chiara e la parte sotto un nero, quindi molto molto elegante. La parte sopra quindi darebbe quasi un effetto di una camicetta, e la parte nera, anche volendo, diciamo, essendo intorno dal girovita in giù, diciamo, snellisce anche un po' la figura, oppure appunto anche degli accostamenti di colori più accesi. Qui appunto sta a voi anche vedere e decidere in base agli abiti che possedete, e anche in base anche alle occasioni in cui indossarlo. Quindi lo si può di certo rendere molto più elegante giocando con dei colori o dei filati più importanti, oppure essere appunto più portabile da tutti i giorni. Qui deciderete appunto a voi, con le vostre idee e la vostra creatività, come sviluppare il progetto. Naturalmente potete anche eventualmente costruire anche una piccola spallina nella parte alta, montando magari 2 motivi di punto fantasia con giri di andata e ritorno, rivolti naturalmente a specchio, e unendoli dall'altra parte, se volete una copertura maggiore intorno al décolleté. E comunque vi dico, non è scollato e sta su molto bene addosso anche senza le spalline.
però insomma le alternative sono tante, come anche quella di lasciare eventualmente la spallina, la parte della spalla soltanto appunto diciamo senza manica, e quindi di fare avvolgere la spalla soltanto con la parte della fascia alta e decidere anche di non fare la manica, oppure fare una manica corta. Qui veramente le varianti che potete fare sono veramente tantissimi, e quindi sta a voi adesso cimentarvi. Io spero appunto di che il progetto sia di vostro gradimento, spero di avervi dedicato un momento appunto di compagnia per stare insieme con piacere. Per chi non si è ancora iscritto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdervi le prossime proposte, un pollice in su se vi è piaciuto, e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi abbraccio e vi saluto, a prestissimo, ciao ciao!